Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Thailandia e prepariamo un piatto molto originale e particolare. Sto parlando del Pad Ki Mao o spaghetti Ki Mao, come dicono in Thailandia, ovvero degli spaghetti piccanti, saltati, con vari ingredienti thailandesi. Ebbene sì, in questa ricetta utilizzeremo dei veri e propri spaghetti italiani, anche perché in Thailandia usano proprio questi spaghetti per fare questo tipo di ricetta. Ki Mao, oltretutto in thailandese vuol dire ubriacone, infatti nei paesi anglofoni questo piatto è anche conosciuto come drunken noodles, gli spaghetti dell'ubriacone. Ci sono varie teorie per l'origine di questo nome. La prima dice che nella ricetta originale si utilizzava anche dell'alcol di riso, ma nella cucina thailandese di norma non si utilizza dell'alcol di riso sui piatti. La seconda dice che è un piatto che si preparavano le persone ubriache quando tornavano a casa ubriache e mettevano in padella qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Qualsiasi sia l'origine di questo piatto, chiaramente è un piatto thailandese che comprende degli ingredienti tipici thailandesi e due particolarmente complicati da trovare. Uno è il krapao, ovvero l'olli besi, il famoso basilico sacro, che ho già utilizzato in un'altra ricetta, il krapao kai o pad krapao come si dice, che è praticamente un pollo saltato con questo tipo di basilico, complicato da trovare qui in Europa. Potete sostituirlo con del semplice basilico thai oppure con del basilico normale. Altro ingrediente molto complicato da trovare è il krachai, una specie di rizoma simile al galanga e allo zenzero, che ha un gusto che è quasi un mix tra i due, tipico del sud-est asiatico, ma molto complicato da trovare qui in Europa. Quindi o utilizzate galanga, oppure se non trovate neanche il galanga, utilizzate lo zenzero. Chiaramente se cambiamo questi due ingredienti il gusto del vero Pad Ki Mao non ci sarà, però sarà comunque un piatto apprezzabile e buono. Detto questo, andiamo a vedere tutti gli altri ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 2 porzioni di Pad Ki Mao avremo bisogno di 200 g di spaghetti, 200 g di frutti di mare, 2 gambi di broccoli cinesi, 4 mini mais, 20 g di pepe verde fresco, un peperoncino rosso dolce, 2 peperoncini piccanti, 2 spicchi d'aglio a fette, 20 g di krachai, 2 cucchiaini di salsa d'ostriche, 2 cucchiaini di salsa di pesce, un cucchiaino di salsa di soia, qualche goccia di salsa di soia scura, un cucchiaino di zucchero di canna, 20 g di krapao, 2 cucchiai di olio di semi e sale quanto basta. Per prima cosa prepariamo gli ingredienti. Eliminiamo la base del broccolo cinese e tagliamolo a fettine sottili. Una volta fatto, riserviamo a parte. Tagliamo a fettine il mini mais e riserviamolo a parte. Stesso procedimento per il peperoncino dolce. Una volta fatto, riserviamolo a parte. Mettiamo in un mortaio i peperoncini dolce e piccante, l'aglio e il krachai. Pestiamo energicamente il tutto in modo da ottenere una poltiglia piuttosto grossolana. Prepariamo il condimento aggiungendo in una coppetta la salsa di soia, la salsa di pesce e lo zucchero di canna. Mescoliamo bene per sciogliere lo zucchero. Aggiungiamo quindi la salsa d'ostriche e qualche goccia di salsa di soia scura. Mescoliamo il tutto e riserviamo a parte. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo un goccio di olio. Una volta ben caldo aggiungiamo i frutti di mare e cuciniamoli per 1 minuto. Fatto questo, scoliamoli in un passino e riserviamoli a parte. Dopo aver pulito la padella, scaldiamola e aggiungiamo un filo di olio. Una volta ben caldo, aggiungiamo la pasta di peperoncini, krachai e aglio. Aggiungiamo quindi il broccolo cinese, il mini mais e il pepe verde sgranato. Saltiamo bene il tutto per 1 minuto. Aggiungiamo un goccio d'acqua e infine i nostri frutti di mare sgocciolati. Cuciniamo per 30 secondi. Aggiungiamo un goccio di condimento, mescoliamo bene il tutto e riserviamo a parte. Facciamo bollire una pentola con abbondante acqua salata e aggiungiamo gli spaghetti. Una volta gli spaghetti cotti al dente, mettiamoli nella padella col condimento, aggiungiamo un goccio di acqua di cottura e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo quindi il condimento, le foglie di krapao e saltando in padella facciamo ridurre la salsa per 1 minuto. Una volta fatto questo, i nostri spaghetti dell'ubriaco sono pronti ad essere impiattati. Ed eccoci arrivati al momento dell'impiattamento. Disponiamo gli spaghetti in un piatto fondo, aggiungiamo un po' di verdure e di frutti di mare,
2 ciuffetti di calamaro per decorare e un piccolo rametto di pepe verde. E il nostro pad ki mao è pronto ad essere degustato. Shentan hai, Aroy Krap! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta thailandese ma con richiami italiani, perché infatti avete visto che si tratta semplicemente di una spaghetti all'italiana ma con ingredienti thailandesi. Vedrete, il risultato è proprio sorprendente. Oltretutto è una ricetta che può essere modificata in vari punti. Primo, il piccante può essere aumentato o diminuito. Chiaramente è una ricetta che va mangiata piccante perché quando si è ubriachi il piccante sveglia fuori. Comunque potete anche diminuirlo. Le verdure potete sceglierle voi, io ho utilizzato quelle tipiche. Il broccolo cinese può essere sostituito con delle cime di rapa per esempio, o comunque con del gambo di broccolo magari sbucciato e affettate finemente. Altra cosa, la proteina. Io ho utilizzato i frutti di mare perché da quello che ho capito è una delle versioni più conosciute, ma potete cambiare e utilizzare per esempio della carne di manzo, oppure della carne di maiale macinata, oppure solo gamberi, insomma quello che preferite. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e azionate la campanellina e io la settimana prossima sono sempre qui per voi con una nuova ricetta e adesso vado a mangiarmi una spaghetti dell'ubriaco. Ciao a tutti!